Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi ripropongo un tutorial aggiornamento per quanto riguarda PancakeSwap su richiesta di un utente. PancakeSwap che cos'è? Fondamentalmente un AMM DEX, un exchange decentralizzato che permette agli utenti di scambiare risorse e quindi di scambiare dei token grazie ad altri utenti che forniscono liquidità al protocollo. È stato creato sulla Binance Smart Chain che come sappiamo, come tante, è una diretta concorrente di Ethereum che offre elevata velocità e bassi costi di transazioni. Ma non solo, per i più avvezzi ci sono anche diverse possibilità di guadagni, sempre all'interno nell'ecosistema di PancakeSwap e in questo tutorial andremo ad esplorare ogni suo piccolo segreto. Le nuove versioni che si sono susseguite negli ultimi 2 anni, come potete vedere, rimane come network la BNB Smart Chain sul quale è stata costruita, ma si può anche interagire col network di Ethereum e anche di recente è stato aggiunto Aptos. Ma noi proseguiamo sempre con Ethereum, poi i procedimenti sono i medesimi comunque. Per prima cosa, che cosa dobbiamo avere? Dobbiamo avere un wallet dedicato, un wallet non custodial. Se clicchiamo in alto a destra su Connetti Wallet, vedete che ci dà la possibilità di andare a connettere diversi portafogli. Io personalmente uso o MetaMask o Trust Wallet, visto che preferisco utilizzare questi exchange o comunque le mie operazioni in cripto le preferisco fare nella maggior parte dei casi tramite desktop. Per una sicurezza in più io userò il classico MetaMask, ormai lo sapete. All'interno del mio canale ho effettuato diversi tutorial su MetaMask, li trovate nella playlist Corso Crypto Blockchain, quello con la copertina verde, andateveli a vedere se non conoscete MetaMask. Supponendo di avere già MetaMask installato tramite estensione browser, lo avrete sicuramente, se partite da zero, impostato sulla rete principale Ethereum, perché come dico sempre MetaMask nasce per le VM di Ethereum. Ma noi dobbiamo interagire con la Binance Smart Chain, quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad aggiungere una rete. Cliccando su reti possiamo andare su aggiungi rete. Si aprirà questa schermata dove noi possiamo andare a selezionare alcune reti già disponibili. Qualora non ci fosse, come ad esempio adesso, la Binance Smart Chain, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo spostare sul sito chainlist.org, che vi lascerò in descrizione, andare a cercare manualmente la Binance Smart Chain, oppure nella home page compare quasi sicuramente tra le prime insieme a Ethereum, e clicchiamo su aggiungi a MetaMask. Cliccando su aggiungi a MetaMask non dobbiamo fare altro che accettare il collegamento e in automatico avremo la BSC installata all'interno di MetaMask. Torniamo su MetaMask, clicchiamo su rete principale e andiamo su Binance Smart Chain. A questo punto da wallet appena creato avremo 0 BNB. Prestate molta attenzione, cambiando network, rete principale Ethereum, come vedete abbiamo ETH come valuta principale. Se andiamo su Cronos abbiamo CRO, se andiamo su Binance Smart Chain abbiamo BNB. Che cos'è? Sono le valute principali del network che fungono per l'esattezza come gas fee o come valuta di interpolazione e di scambio all'interno di alcuni protocolli. Quindi noi per fare ogni operazione con il wallet di Binance Smart Chain bisogna avere dei BNB al nostro interno per pagare le fee. Se fossimo su Ethereum dovremmo avere degli Ethereum per pagare il network di Ethereum per effettuare le nostre transazioni. Così come ad esempio su Cronos bisogna avere dei CRO come pagamento delle fee. Se noi non abbiamo le valute da gas fee all'interno del nostro wallet non potremo effettuare le nostre transazioni. Adesso noi stiamo operando sulla Binance Smart Chain, quindi dobbiamo avere BNB come gas fee. E come possiamo averla tra le tante opzioni? Andando semplicemente su Binance, andandola ad acquistare. Possiamo effettuare l'acquisto sia con bonifico oppure in velocità, se abbiamo bisogno delle operazioni veloci, andarla a comprare con carta. Supponiamo di aver effettuato il nostro acquisto, ne ho effettuato uno di pochi euro apposta per farvi vedere questo
tutorial ci spostiamo su Wallet Spot, andiamo su Preleva, selezioniamo la valuta che vogliamo prelevare, in questo caso BNB, e dobbiamo inviarla a MetaMask. Come si fa? Si clicca su MetaMask, che abbiamo esattamente su Binance Smart Chain, sotto la voce account vedete che c'è il nostro address, lo copiamo negli appunti, ci spostiamo su Binance, alla voce indirizzo lo incolliamo, vedete che ci riconosce in automatico che il portafoglio è dalla BNB Smart Chain BEP20, selezioniamo l'importo che vogliamo inviare, in questo caso io lo voglio inviare completamente, clicco su prelievo, vado a risolvere le tasche della sicurezza e vado a inviare BNB a MetaMask. Completo la transazione e la TX è stata inviata con successo. In questo momento posso anche chiudere Binance e attendere la ricezione dei miei BNB all'interno di MetaMask. Ed eccomi qua su MetaMask dove ho il mio quantitativo di BNB 0,0997. Mi sposto su PancakeSwap. La prima cosa che devo fare adesso è connettere il wallet. Clicco su Connetti Wallet, clicco su MetaMask, approvo la connessione, clicco su Avanti, connetto e come vedete in alto a destra appare una parte del mio address e appare anche alla voce connesso con 0x puntini puntini. Ora che siamo su PancakeSwap andiamo un attimo a vedere le rotelline, sono le nostre impostazioni, possiamo anche andare a mettere la modalità scura, a impostare altri parametri, ci possiamo spostare, anzi è d'obbligo sul mondo e andare a selezionare la lingua italiano, così è più semplice. Qua a fianco abbiamo il valore di Cake, che è il token utility governance del protocollo, che viene anche utilizzato come valuta di scambio, come premium per gli incentivi, che poi andremo a vedere, e tutte le altre opzioni che vedremo piano piano. Cliccando sul coniglietto si apre la schermata di Exchange, la classica dove possiamo andare ad effettuare lo swap. La stessa schermata la possiamo avere su Scambia, cliccando su Scambia per l'appunto. Sulla sinistra vediamo un grafico BNB Cake, perché va a rappresentare il cambio BNB Cake che in automatico ci propone. Sulla voce BNB vedete che ho il mio saldo, ma potrei andare anche a selezionare altri token qualora li avessi all'interno del mio portafoglio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento io sto cercando di andare a scambiare dei BNB che ci servono sia per valuta di scambio se vogliamo, e vi ricordo per il pagamento delle fee, contro un altro token. In questo caso può essere Cake oppure può essere tra tutti quelli listati all'interno di PancakeSwap. Se non troviamo un token lo possiamo cercare tramite nome oppure tramite indirizzo. L'indirizzo di un token dove lo troviamo? Lo troviamo ad esempio su CoinMarketCap. Se andiamo a cercare un token come ad esempio, vediamo un po', Toncoin, come vedete qua c'è l'indirizzo del contratto, c'è su Ethereum, ma potrebbe essere anche su BSC, o se no se clicchiamo su More vedete che ci apre tutti gli altri contratti disponibili su quale chain può girare. In questo caso guarda, gira su BEP20 BNB Smart Chain. Noi cosa facciamo? Copiamo l'indirizzo, ci spostiamo di nuovo su PancakeSwap, lo andiamo a incollare, clicchiamo invio e come vedete appare Toncoin. In questo caso Toncoin non sarebbe supportato perché non è inserito come voce all'interno di PancakeSwap e noi andiamo a fare importa. In questo caso io ho importato Toncoin, quindi semplicissimo se non trovate un vostro token da scambio. Rimetto Cake ed effettuiamo uno swap. Qua in alto possiamo andare a dare un'occhiata ai token più scambiati al momento. Possiamo andare a impostare le impostazioni dello scambio, la velocità della transazione, la tolleranza dello slippage che di base è impostato sullo 0,5. Qualora purtroppo alcuni token non vi facesse swappare immediatamente, si alza la tolleranza dello slippage, si paga magari qualcosina di più, ma si va a swappare il token. Mi raccomando, attenzione a non esagerare con lo slippage. A questo punto cosa facciamo? Possiamo andare a scegliere l'importo che vogliamo swappare in BNB, ad esempio. In questo caso 0,07 andrei a swappare $22,76 per ricevere 9.9 cake, oppure andiamo a impostare quanti cake vogliamo. Non so, mettiamo 2 cake, in automatico viene
inserito l'importo che dobbiamo spendere, tolleranza slippage 0,5%, vedete l'impatto sul prezzo, il massimo venduto, abbiamo tutto il resoconto. Cosa facciamo? Clicchiamo su scambia, confermiamo lo scambio, accettiamo la connessione al wallet, confermiamo, visto che non abbiamo Cake tra le valute già disponibili, già leggibili, facciamo aggiungi Cake al wallet, aggiungi token e adesso appena la transazione sarà eseguita, infatti è già stata eseguita, abbiamo i nostri 2 Cake e abbiamo effettuato lo swap. Possiamo fare anche la cosa inversa, possiamo anche fare l'operazione inversa. Cliccando sulla freccettina noi possiamo andare a riswappare i nostri Cake per BNB. Ora abbiamo visto uno scambio, poi andremo a vedere le altre voci, ma PancakeSwap offre tutti gli altri servizi disponibili sulla DeFi. Ad esempio, cliccando su guadagna noi possiamo andare a farmare pool o liquid staking. Abbiamo la sezione farm dove possiamo andare a mettere in gioco i nostri LP token, che sono i token di liquidità, per andare a ricevere dei guadagni, delle percentuali, comprese anche le fee del trading che gli utenti dall'altro lato stanno facendo su queste coppie. Abbiamo un APR variabile ad esempio sulla coppia Cake BNB LP token del 29,77% variabile. Ma poi andremo a vederlo nel dettaglio. Abbiamo la pool dove noi possiamo andare a inserire single token e andare a ricevere delle ricompense. Notate una cosa, qua abbiamo APY, sul farm abbiamo APR. Nell'APR l'interesse non viene calcolato l'interesse composto, quindi l'effetto compound. Per quanto riguarda le PY abbiamo insieme anche l'interesse composto. Noi per andare ad effettuare uno stake, adesso qua sono disponibili diverse pool, ma noi possiamo andare ad esempio a fare stake di Cake. Come si fa? Si clicca su Cake, si abilita la pool, in automatico si connette MetaMask, andiamo a mettere l'ammontare massimo di spesa, quindi in questo caso 2 perché ho 2 Cake, ma anche se ne avessi 10 io potrei scegliere 2, quindi al massimo andrò a spendere questi 2 Cake, a mettere in gioco questi 2 Cake. Vado ad approvare pagando la commissione di 0,07 centesimi, attendo che l'ATX venga effettuata. Una volta che l'ATX è stata completata mi appare: vuoi eseguire uno stake flessibile oppure bloccato? Lo stake flessibile ci permette di avere la possibilità di andare a rimuovere i nostri token con ovviamente un interesse più basso. Lo stake bloccato ci permette di andare a guadagnare un interesse più alto, ma in quel caso per un periodo non vado a prelevare o muovere i miei Cake. Io faccio flessibile, vado a inserire il mio massimo, confermo, accetto la transazione come sempre e aspetto che venga inserita nella pool. Ed ecco qua che adesso posso convertirlo in stake bloccato, oppure restando inflessibile posso rimuovere o aggiungere Cake all'interno di questa pool. Vedete che in caso di rimozione prima di 3 giorni avrò una commissione, una penale dello 0,1%. Ma in questo caso diciamo che me ne vado un po' a infischiare di questa commissione perché vi voglio far vedere tutte le operazioni immediatamente. Clicco sul meno, vado a confermare, riaccetto tutte le transazioni e in questo caso cosa sto facendo? Sto togliendo Cake dalla pool e vado a rimettermele in automatico all'interno del mio portafoglio. In questo caso ho prelevato Cake senza i guadagni, ma qualora fosse passato un periodo sufficiente da aver maturato dei guadagni avrei prelevato anche i guadagni. Notate che possiamo andare a inserirle in diversi pool, ma che cosa andiamo a guadagnare? In questo caso noi andiamo ad esempio a mettere in stake Cake per andare a guadagnare Edu e così via. E abbiamo anche la durata della pool. Possiamo andare a ordinare per popolarità, per APR, per guadagni, totali in stake o più recenti, oppure andarli a cercare tramite il nome. Tornando alla voce scambia, clicchiamo direttamente su scambia, abbiamo poi la possibilità di andare a fornire liquidità. Fornire liquidità
vuol dire che noi andiamo a inserire una coppia di token e andiamo a dare per l'appunto liquidità, vita al protocollo. Noi andiamo a fornire una coppia di token dove dall'altra parte i trader possono tradare e noi ovviamente andare a ricevere delle ricompense. Se avevamo già attive delle pool sulla versione 2, noi possiamo andare a cliccare su procedi e andarlo a migrare sulla versione 3. In questo caso non abbiamo della liquidità inserita precedentemente, si aggiunge liquidità col tastino più e vedete che abbiamo la possibilità di andare a inserire liquidità con diverse coppie di token. Io ho 2 cake ed è BNB, quindi vado a inserire come prova una liquidità con BNB e cake. Vado a inserire magari 1.5 cake e vedete quanto BNB di controparte devo andare a inserire. Vado ad abilitare, confermo la transazione come al solito e abbiamo ricevuta la transazione. In questo caso abbiamo aggiunto la liquidità. Volendo possiamo aggiungerne ancora cliccando su aggiungi e andare a modificare i parametri. Una volta aggiunta la liquidità, se tornate indietro non vi preoccupate se lo vedete subito. Adesso cosa vediamo in questa schermata? Vediamo cake e BNB LP, perché noi andando a fornire liquidità, quindi andare a mettere a disposizione della piattaforma cake e BNB, per disposizione della piattaforma intendo che se noi andiamo su Scambia e andiamo su BNB e cake ad esempio ed effettuiamo lo swap, noi stiamo facendo lo scambio grazie a degli utenti che hanno fornito liquidità di BNB e cake. Se lo facessimo di BNB e ad esempio USDT, noi stiamo facendo lo scambio dei nostri BNB con USDT grazie agli utenti che hanno messo in liquidità USDT. In questo caso noi stiamo andando a fornire quella liquidità. Il protocollo, come prova della nostra liquidità che stiamo dando, ci dà degli LP token, Liquidity Provider Token. E adesso poi vedremo cosa fare di questi Liquidity Provider. Comunque, cliccando su questa schermata si apre la pagina successiva dove noi possiamo andare ad aggiungere liquidità oppure rimuovere la liquidità. Cliccando su rimuovi mettiamo il massimo, noi stiamo riconvertendo gli LP token per la liquidità iniziale che abbiamo dato. Rimuovo, accetto le transazioni e rivado a inserirmi i BNB e i cake all'interno del mio wallet MetaMask al netto delle commissioni ovviamente. Adesso andiamo un attimo a vedere Farm, perché prima abbiamo visto Pool. Farm che cos'è? Ci permette di andare a farmare. Come abbiamo visto, cosa mettiamo all'interno del farming? Gli LP token, quindi i token che abbiamo ottenuto fornendo le liquidità. Quindi nel farming noi andiamo a mettere in gioco i liquidity provider token, che possiamo averli nel modo che abbiamo visto prima, oppure cliccando su cake BNB ad esempio, aggiungi liquidità, si apre questa schermata. Io nel frattempo ho fatto degli scambi, vedete che ho più cake rispetto a prima, ma perché li ho fatti senza farveli vedere. Vado di nuovo a fare un esempio: 2 cake e la controparte in BNB, abilito cake, connessione, metto il massimo, anzi no, metto 2, che è il massimo che voglio utilizzare per questa transazione, approvo e aspetto che tutto venga eseguito correttamente. Riceviamo la transazione. Per il poco codato di liquidità ho abilitato un LP token, clicco su stake, abilito la transazione come al solito e in questo caso io sono andato a mettere in stake il liquidity provider token, quindi guadagno sia dalle transazioni che gli utenti fanno su queste coppie e anche un APR, ed ecco anche perché si chiama farming. Noi andiamo a farmare, quindi andiamo anche a raccogliere i nostri guadagni. Attenzione che ogni volta che si va a raccogliere i guadagni si va a pagare una fee, quindi magari è meglio raccoglierli quando abbiamo un bel gruzzoletto. Comunque in questo caso io tolgo dallo stake, riapprovo la transazione e mi riprendo i miei LP token, torno su liquidità e mi vado a riprendere anche i miei BNB e cake, faccio massimo e riparto da zero. Ho di nuovo tutto nel mio portafoglio al netto delle commissioni. Ovviamente avrò molto meno perché a forza di far vedere tutti questi step mi sto bruciando un po' con le commissioni, pur piccole che siano. Le funzioni che hanno inserito di recente su PancakeSwap, grazie anche alle nuove versioni, abbiamo il perpetuo. Clicchiamo su perpetual
Perpetual e si aprirà questa schermata. In questa schermata è possibile fare trading, acquistare e vendere i future Perpetual. In questa schermata andiamo a inserire nuovamente il wallet, lo andiamo a riconnettere, un po' come se ci fossimo disconnessi dal normale swap per andare a operare con i Perpetual. Clicchiamo su MetaMask e lo andiamo a riconnettere. Di base abbiamo BTC USD, ma cliccando sulla freccettina in basso possiamo andare a cambiare i diversi token. Attualmente il Perpetual è un tipo di contrattazione dove viene esclusa un'esecuzione di tempo prestabilito, infatti possiamo mantenere la transazione per il periodo che più ci aggrada in soldoni. Attenzione ad operare all'interno di questa sezione di trading a non utilizzare la leva, sapete benissimo cosa ne penso della leva, e comunque non avvicinatevi al trading dei Perpetual senza conoscerne approfonditamente e senza sapere che cosa state facendo. Già la parte che vi ho fatto vedere prima contiene dei rischi ad esempio impermanent loss, di hacker, rischio di aumento di spesa, per quello che ogni tanto durante le nostre transazioni MetaMask ci chiedeva quanto volevamo utilizzare per quella transazione, ad esempio di Cake o di un altro token. Ho fatto dei video dedicati sia al trading di Perpetual, comunque dei trading dei future, e sia sui rischi della DeFi nelle apposite playlist. Sulla parte bridge, ormai credo che sappiate come funziona, ci permette di andare a bridgeare un token, quindi a spostarlo da una chain oppure a un'altra. Possiamo usare il ponte interno, oppure se vogliamo avere un bridge un po' più completo ci possiamo collegare ad esempio su Seabridge, ma ho fatto un tutorial anche per quello. Quindi adesso andiamo a cliccare sulla sezione Vinci, clicchiamo su Continua e si apre questa schermata. Nella sezione Terminato vediamo le gare che ci sono state di Moonbox, gara di trading di token per i fan di Binance, gare di trading di Pasqua e i più recenti che ci sono, ad esempio anche dall'Arnia è terminato, al momento non c'è nessuna competizione. Comunque registrandovi alle competizioni ci sono delle task da fare, che possono essere fare degli scambi, dipende dalle task, e in base ai punteggi si può andare a guadagnare una parte del montepremi in token, oppure in questo caso anche in NFT, delle piccole percentuali, dei piccoli montepremi. Comunque ogni volta che c'è una competizione c'è scritto poi nel dettaglio che cosa occorre per riuscire ad accapararsi una parte di montepremi. Abbiamo poi la sezione in beta previsioni. Si apre questa schermata e in questa sezione, come si intuisce, si deve andare a prevedere un rialzo o un ribasso a seconda del blocco e viene calcolato nei prossimi 5 minuti. Ad esempio in questa schermata andiamo a vedere se il prezzo di Cake nei prossimi 5 minuti può andare su o può andare giù. Qua a sinistra possiamo andare a cambiare la coppia o eventualmente lasciare Cake. Ad esempio vado a tirare totalmente a caso, tanto per farvi vedere come funziona. Clicco su giù, vado a impegnare ad esempio un Cake, abilito la transazione e vediamo cosa succede. Avanti, pago la commissione di 7 centesimi. Transazione inviata con successo, invio la mia transazione inviata, e adesso questa è la mia posizione attiva. Tra 22 secondi scade, al momento il prezzo è aumentato, quindi io ho puntato per un ribasso a caso e sto perdendo ovviamente, la mia solita sfortuna. Vediamo che cosa succede. Finisce il countdown, calcolo in corso e sono andato a perdere il mio Cake. Diciamo che questa schermata dalla sezione Vinci NFT o che ha poco a che vedere con le funzionalità di una AMM DEX su DeFi. Le sezioni principali sono la sezione scambia e la sezione guadagna. Adesso siamo sulla lotteria e questo è semplicissimo: si acquista un biglietto e si va a vedere allo scadere se abbiamo vinto una parte dei montepremi. La parte successiva va lotteria di staking, dove si va a mettere in stake dei Cake per diverse settimane, in questo caso 10 settimane, andando a guadagnare comunque un interesse del 4,84% variabile in APR, con la possibilità di andare a vincere un montepremi all'estrazione. Qua sotto abbiamo la sezione per andare a depositare
i nostri cake. E più sotto ancora abbiamo le istruzioni. Come detto, deposita cake per ottenere i tuoi biglietti per la lotteria di staking. Più cake depositi, maggiori sono le possibilità di vincere e ovviamente maggiori sono i premi. La sezione NFT abbiamo il marketplace di NFT su BNB Smart Chain, dove possiamo andare a gestire i nostri NFT, acquistare e venderli, un po' come fosse OpenSea. Nella sezione IFO abbiamo l'Initial Farm Offering e andiamo a partecipare un po' come se fosse una raccolta fonte anticipata per andare a detenere una parte di token che verranno listati su PancakeSwap. Essendo un Initial Farm Offering vuol dire essenzialmente che noi dovremo andare ad abilitare le transazioni e andare a mettere in blocco i nostri cake. Qua sotto c'è la spiegazione: andiamo a abilitare il nostro profilo, blocca cake nel pool cake, l'importo massimo di cake che puoi impegnare nella vendita pubblica è uguale al numero dei token cake, blocca più cake per più tempo per aumentare i cake massimi che puoi impegnare nella vendita. Al termine della raccolta, al termine della IFO, si può andare a richiedere i token della IFO che abbiamo partecipato e i token cake che sono avanzati, che non abbiamo utilizzato per la vendita. Quindi in questo caso noi andiamo sì a farmare con un APY dello 0,98% perché andiamo a bloccare i nostri cake, però poi quando partecipiamo alla IFO vera e propria spenderemo i cake messi a disposizione per comprare il token. Nella sezione che è dedicata ai voti possiamo andare ad effettuare un proposal o andare a votare o meno i proposal degli altri, anche del team. Vi ricordo che Cake ha anche un token in governance. Nella sezione info possiamo andare a vedere tutti i dati, i volumi, il TVL, il miglior token e così via, una sorta di resoconto per quanto riguarda PancakeSwap. Possiamo scegliere poi anche di andare a vedere PancakeSwap sulla versione di Ethereum. Un'altra cosa importante è andare ovviamente a leggere il blog e i documenti per avere una panoramica più chiara di quanto possa essere stato io all'interno di questo video. Sono andato un pochino più velocemente per quanto riguarda lo scambio dei perpetual perché ho fatto già dei video dedicati, però se lo volete inerente a PancakeSwap fatemelo sapere nei commenti che vi farò un tutorial dedicato ai perpetual su PancakeSwap. Vi ricordo, se volete supportare il mio lavoro, vi piacciono i miei contenuti, di lasciarmi un like e iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Inoltre è attivo per tutti coloro che vogliono supportare i miei contenuti, il nostro lavoro al di là dell'iscrizione. Cliccando sul tastino abbonati avete la possibilità con 99 centesimi di donarci un caffè, che è un piccolo contributo per il nostro impegno, e vi ringraziamo infinitamente.